All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. Running back. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings, but the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems with far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The pen is letting, I'm making them sign a bill. Letting out the future is haunting me still. And all I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuti alla nuova stagione delle dirette, le dirette chiamate Il cielo in un salotto, organizzate da EduINAF, che è la rivista didattica e di divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Io mi chiamo Sandro Bardelli e sono un astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che chiameremo INAF, di Bologna. Beh, per la prima puntata avremo un aperitivo con una star d'eccezione, una star che è stata temuta nei secoli, è stata cantata dai poeti. Si tratta di una cometa. È una cometa in particolare che sta solcando i nostri cieli in questo momento, con un nome piuttosto impronunciabile, infatti devo leggerlo, che è la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, che verrà chiamata da alcuni sia 67P, poi ci faremo spiegare il perché, oppure Ciuri, che è entrata nei nostri cuori di tutti noi nel 2014, quando è stata raggiunta dalla sonda Rosetta, con un'avventura spaziale degna di un film di fantascienza.
Beh, la cometa, questa missione si è conclusa ormai alcuni anni fa, però questa cometa è nel nostro cielo. Anzi, pochi giorni fa, il 2 di novembre, è raggiunto il perielio, cioè il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita, e venerdì prossimo sarà alla minima distanza dalla Terra. E quindi sarà un ottimo momento per osservarla. È un po' un po' difficile per noi osservarla ad occhio nudo, ma vedremo con i grandi mezzi sia degli astronomi professionali che dagli astrofili cosa potremmo imparare, cosa potremmo vedere di questa star dei cieli, che ormai, avendo fatto un'avventura tipo film di fantascienza, è una vera e propria star. Allora, ricordiamo tutti però che potete fare domande in diretta ai nostri ospiti quando li vedremo, postandole qui sulla chat di YouTube oppure su quella di Facebook oppure su Twitter usando l'hashtag cancelletto il cielo in salotto. Anche su Twitter @eduinaf cancelletto il cielo in salotto. Ma cominciamo con i nostri esperti e chiamerei Albino Carboniani, un astronomo sempre dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ciao Albino! Ciao Sandro, ciao a Dove tutti. ti trovi fisicamente? Fisicamente sono a Loiano, diciamo nella sede dell'osservatorio astronomico, dove si trova il 1,5 metri, il telescopio Cassini da 1,5 metri di diametro, che è il secondo telescopio più grande d'Italia. Benissimo, e tu hai casa lì vicino? Io, certo, ho casa lì vicino, da bravo astronomo sono casa e osservatorio. Benissimo. Va bene, allora, visto che sei un esperto di comete, cominciamo con la domanda più ovvia. Che cos'è una cometa? Beh, una cometa, e mentre parlo vi faccio vedere qualche immagine. Una cometa è un corpo composto da ghiacci, materiali organici, minerali, eccetera, che, diciamo così, orbita attorno al Sole, appartiene alla classe dei corpi minori. Dovreste vedere la mia diapositiva. Sì, è partita in questo momento. Perfetto. Allora, qui è una diapositiva che vi mostra in modo schematico che cos'è una cometa. Quindi abbiamo detto questo corpo composto da ghiacci, quindi materiali volatili, materiali organici, minerali, eccetera, con dimensioni dell'ordine della decina di chilometri, grosso modo. Poi ci sono comete più grandi, più piccoli, ma diciamo come ordine di grandezza una decina di chilometri. Ad esempio la 67P ha un nucleo che grosso modo sono 4-5 chilometri di estensione. Ecco, questi oggetti, quando sono molto distanti dal Sole, sono inerti, quindi diciamo non sono distinguibili al telescopio dagli asteroidi, grosso modo, mentre invece quando si avvicinano al Sole, circa diciamo al di sotto di quella che viene chiamata nel sistema solare la linea della neve, inizia la sublimazione del ghiaccio d'acqua che sublima, quindi passa direttamente dallo stato solido allo stato gassoso. Scusa se E ti si interrompo, forma... non può Sì. essere nello stato liquido? No, perché le pressioni sono estremamente basse, quindi c'è l'evaporazione diretta, non c'è lo stadio intermedio, diciamo così, della fase liquida come qui sulla Terra, dove le pressioni sono molto maggiori, quindi diciamo nel diagramma di stato dell'acqua c'è questo step intermedio, mentre invece nello spazio la pressione è praticamente zero e quindi c'è la evaporazione diretta. Quindi non posso bere un bicchiere d'acqua liquido? Beh, diciamo che dovresti andarti a catturare le singole molecole fino a riempire il tuo bicchiere d'acqua, e in una cometa è un po', diciamo, è un po' difficile, perché la densità della chioma, che è l'estesa atmosfera che si forma attorno al nucleo della cometa che sta sublimando, è veramente bassa. Nel caso della 67P, ad esempio, la chioma in questo momento ha un'estensione di circa 300.000 km, quindi è molto grande, ma molto molto rarefatta, quindi diciamo il passaggio di una cometa in prossimità della Terra, diciamo la Terra può passare benissimo all'interno della chioma senza subire nessun danno. Ma come si forma la coda, per esempio? Adesso ci stavo arrivando. Si forma, diciamo, tutto trae origine dalla chioma, dove ci sono i gas sublimati, le molecole di acqua, ci sono anche piccole particelle rocciose che sono i meteoroidi. E quindi, diciamo così, la chioma interagisce con il vento solare e con la radiazione solare. La radiazione solare
esercita una pressione, in particolar modo sui granelli di polvere, che vengono sparati via dalla chioma in direzione opposta circa il Sole, formando quella che gli astronomi chiamano la coda di polveri, che si riconosce facilmente nelle immagini perché ha un colore giallastro, visto che le polveri riflettono bene la luce del Sole. Mentre invece il vento solare, ossia quel flusso di elettroni e protoni che il Sole mette nello spazio continuamente, interagisce con gli ioni che sono presenti nella chioma della cometa, ioni che sono formati dall'interazione fra le molecole che sono in sublimazione e la radiazione ultravioletta del Sole. Scusa, Quindi fammi capire un po' a questo punto. Dimmi. C'è del ghiaccio, questo ghiaccio diventa vapore, questo vapore rimane intorno alla cometa come chioma, e poi è come se io ci avvicinassi una specie di phon. Chi ha i capelli lunghi a un certo punto si vede questi capelli al vento, un po' assomiglia a un effetto simile? Assomiglia, se vuoi, a un effetto simile, e in effetti, diciamo, il vento solare spazza via gli ioni della chioma che formano la coda di ioni. Quindi, diciamo, le comete sostanzialmente hanno due code, quella di ioni e quella di polveri. Quella di ioni tipicamente ha un colore bluastro per un effetto di fluorescenza. Perché E quindi, questa cometa ha questo nome così impronunciabile? il nome impronunciabile, diciamo, le comete prendono il nome dagli scopritori indipendenti, e in questo caso la 67P è stata scoperta da due astronomi sovietici, Klim Churyumov e Svetlana Gerasimenko, che l'hanno scoperta per caso l'11 settembre del 69, e quindi da loro prende il nome, ma diciamo per abbreviare 67P è molto più diciamo pratico. Più comodo. Il 67P indica che è stata la 67esima cometa periodica ad essere scoperto, e in effetti, diciamo, questa cometa, come vi mostro in questa diapositiva, orbita attorno al Sole su un'orbita abbastanza corta, tutto sommato, visto che il perielio, quindi il punto più vicino al Sole, cade fra le orbite di Marte e di Giove, mentre l'afelio è poco oltre l'orbita di Giove. E quindi, diciamo, in circa 6 anni e mezzo compie un intero giro attorno al Sole e ripassa il perielio, dove perde materiali volatili, e così via in continuazione. Quindi, diciamo, le comete, a differenza degli asteroidi, tendono a perdere il materiale di cui sono costituite, e quindi, diciamo, quando hanno perso tutti gli elementi volatili, la vita di cometa cessa, perché non viene più prodotta la chioma e quindi non si generano più le code. Quindi adesso venerdì prossimo sarà il massimo della vicinanza alla Terra, ma posso vederla? Si riesce a vedere? Io mi ricordo comete tipo Hale-Bopp che si poteva vedere ad occhio nudo. Questa com'è? Questa, diciamo, siamo messi un po' maluccio, perché ha un perielio alto oltre l'orbita terrestre, quindi non è mai molto vicino al Sole, ragion per cui non è visibile a occhio nudo, ma si può, diciamo, fotografare tranquillamente. È una cometa di 10ª grandezza, quindi, in parole povere, è circa 30-40 volte più debole del più debole oggetto appena visibile a occhio nudo. E quindi sono necessari dei telescopi oppure dei buoni binocoli, in modo che raccolgano abbastanza luce da rendere accessibile all'occhio, diciamo, la cometa. Però tu quel secondo telescopio più grande in Italia l'hai fotografata già a settembre. L'ho fotografata già a settembre, mi sono portato avanti con il lavoro, anche perché adesso il meteo qui a Loiano è da un po' di giorni che è brutto, quindi, diciamo così, ho fatto bene a portarmi avanti. In queste immagini sono state riprese con il telescopio Cassini di Loiano. Qui si vede la coda di polveri dal colore giallastro, e la chioma, che è quella specie di blob di colore bianco, e le strisce colorate sono le stelle. Infatti questa è un'immagine ottenuta con la tecnica RGB, quindi ripresa con 3 filtri, rosso, verde e blu, messi insieme seguendo il movimento della cometa. Perché è molto sensibile questo movimento nel cielo. Certamente, anche, diciamo, un osservatore così distratto con un buon telescopio nell'arco di un'ora si renderebbe conto che la cometa si sta spostando fra le stelle. E questa invece è un'altra immagine ripresa nel 2015, quando la sonda Rosetta era in orbita attorno al nucleo della 67P dal telescopio nazionale Galileo. E in questo caso la cometa
distava dalla Terra circa 255 milioni di chilometri, mentre invece il prossimo 12 novembre sarà a soli 62 milioni di chilometri e mezzo dalla Terra. Nonostante questo, però, abbiamo detto, sarà completamente invisibile a occhio nudo. Perché ricordiamo che il telescopio nazionale Galileo non ha potuto osservare questo ritorno della cometa perché, essendo alle Canarie, esattamente sull'isola La Palma, ha il problema dell'eruzione del vulcano che sta immettendo in atmosfera tantissima polvere e non possono aprire la cupola perché altrimenti danneggerebbe gli strumenti. Esattamente, quindi hanno qualche problema di osservabilità. Questo è l'andamento della luminosità della cometa in funzione del tempo per questo passaggio al perielio. È una cometa osservata da tutti, da astronomi, astrofili e quant'altro, e si vede che si attesta insomma attorno alla 10ª grandezza, 9 e mezzo, giù di lì, quindi diciamo così non ci saranno sorprese, quindi l'attività non sarà tale da potersi rendere visibile a occhio nudo. E per osservarla, dicevo, bisogna usare strumenti che raccolgono molta più luce del nostro occhio, come dei grossi binocoli. Ad esempio qui in questa immagine c'è un 25%, quindi vuol dire che 25 ingrandimenti e 100 mm di diametro di obiettivi, oppure un buon telescopio da almeno 15-20 cm di diametro con puntamento computerizzato, magari, che può aiutare. Si può essere in grado di osservare senza problemi questa cometa. Ecco, Quindi diciamo, dov'è che devo osservare per vederla, o dove bisogna puntare il telescopio? esattamente. Allora, ho preparato, diciamo, questa simulazione con un planetario, che è un software che simula l'aspetto della sfera celeste. Questo è SkyChart. E la cometa in questo momento si trova nella costellazione dei Gemelli, quindi questo è l'aspetto simulato del cielo per le 11 ora locali italiane, quindi siamo rivolti verso est. La costellazione dei Gemelli è a circa una ventina di gradi d'altezza sull'orizzonte. Ovviamente bisogna andare in luoghi bui, lontano dalle luci della città, e la cometa è poco al di sotto della stella Polluce, la beta della costellazione dei Gemelli. E infatti vediamo che, ingrandendo un pochino la nostra immagine, non troppo perché sennò saltano fuori le galassie, si vede la 67P con la coda orientata diciamo verso l'alto, con inclinazione verso destra. Quindi diciamo la cometa si ripresenterà ogni 6 anni, ma il momento favorevole si ripresenta ogni 13 anni, quindi è il momento di approfittarne. Grazie Albino, ti chiedo di rimanere perché dovrai commentare con noi delle immagini che perché alcune settimane fa abbiamo lanciato la campagna Cattura la cometa, invitando tutti quanti astronomi e astrofili a inviarci le loro fotografie di questa cometa. E abbiamo fatto una campagna in collaborazione con l'Unione Astrofili Italiana, l'Associazione Astronomiamo, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed Europlanet. In rappresentanza dell'Associazione Astrofili Italiani abbiamo Adriano Valvassori dell'Unione Astrofili Italiani. Ciao Adriano! No. Ciao, buonasera, ciao Sandro. Dove parli? Ciao a tutti. Parlo da Bologna. Quindi da Bologna, quindi ci farai vedere delle immagini fatte prevalentemente da astrofili. Ma quanto sono importanti, scusa, gli astrofili per l'osservazione delle comete? Sono importanti perché, come accennava anche Albino prima, le comete sono oggetti molto particolari che possono cambiare da una notte all'altra, quindi diciamo la costanza degli astrofili, la possibilità di utilizzare gli strumenti propri o di un'associazione nel seguire questi oggetti è fondamentale proprio anche al lavoro degli astronomi stessi, che purtroppo, come tu ben sai, non possono avere moltissime ore telescopio, e quindi la costanza nel seguire questi oggetti è appunto demandata un po' agli astrofili. Quindi magari con Albino, intanto se qualcuno avesse delle immagini di questa cometa, chiedo se può caricarle sul nostro gruppo Flickr, che si vede in commento,
e con Albino chiediamo di mostrare queste foto e che commentiamo tutti quanti. Prego Adriano, Ecco. questa è una foto fatta da Rolando Ligustri, vedo. Esatto, il grande Rolando che realizza sempre immagini spettacolari a colori. Qui vediamo la cometa già la 67P già il 7 settembre. Questa è una composizione di un'immagine RGB, come diceva anche Albino all'inizio, quindi è stata ripresa sui 3 canali e poi compositata per ottenere tutta l'informazione colore. Qui si vede che la cometa ha ancora un'attività più blanda rispetto a quella che può presentare in questi giorni. La chioma è un po' ridotta, anche la coda di dimensioni non ragguardevoli come quella che può avere in questi giorni. Poi se possiamo andare alla successiva. Ecco, qui già circa un mese dopo la cometa, come si vede, ha già un'attività molto più importante, proprio per il fatto che si avvicina alla Terra e si avvicina anche al proprio perielio, quindi si vede già una formazione della chioma abbastanza più cospicua e anche una lunghezza della coda che è aumentata. Chiedo scusa, vedo delle stelle che sono azzurre e delle stelle che sono arancioni. Sono colori veri? Sì, sono colori veri, è proprio dato dalla caratterizzazione delle stelle proprio, come sappiamo, le stelle azzurrognole sono stelle più giovani, mentre le stelle rosse sono stelle più anziane, quindi sono proprio colori reali, ecco, anche soprattutto anche della chioma della cometa che inizia a presentare questo colore verdastro. Benissimo, volevo chiedere ad Albino, ma la coda di questa cometa sembra storta, sembra non partire dal centro della chioma. Come mai? È vero o solo un'impressione? No, beh, è vero, perché questa è la coda di Polveri, infatti si vede che ha questo colore giallastro, mentre la chioma in questa immagine comincia a diventare di colore verdastro per effetto dell'emissione delle molecole di C2. E no, in effetti la coda di Polveri, visto che i granelli di polveri sono soggetti non solo alla pressione della radiazione del Sole, ma anche alla gravità del Sole, subisce un effetto di torsione, quindi non è esattamente, diciamo così, opposta al Sole, o almeno è opposta al Sole molto vicino alla chioma. Man mano che ci si allontana c'è una curvatura che assume la coda e quindi, diciamo, stiamo vedendo questo effetto di curvatura proiettato sul piano di vista. Benissimo. Adriano, vediamo la prossima, sempre fatta da Ligustri, da Martino Fossati. Martino Fossati, ecco, queste sono foto, diciamo, dal punto di vista coreografico molto belle, perché ritraggono le comete, in questo caso la cometa 67P, il passaggio in prossimità di un ammasso aperto che mi sembra sia adesso M35, esatto, M35, quindi ci sono le comete, oltre che essere oggetti particolari dal punto di vista della loro morfologia, rappresentano anche situazioni accattivanti di ripresa del cielo in cui sono prospetticamente vicino a degli oggetti del profondo cielo, in questo caso l'ammasso aperto M35. Adriano, volevo chiederti, giusto che adesso commentiamo questa, poi ti faccio una domanda. Commentiamo prima questa. Questo è un disegno di Pietro Castellino, ormai devo dire che i visualisti di comete sono sempre più rari, però possono riportare informazioni molto utili ancora, e un po' quello che si faceva in passato, l'osservazione visuale, la stima della magnitudine, la stima della coda, della direzione della coda. Benissimo, passiamo a una tua immagine fatta da te. Ecco, questa è una mia immagine fatta dal mio osservatorio qui privato e che ritrae appunto la cometa il 9 ottobre, quindi un mese fa, diciamo. Ecco, questa è un'immagine, come si vede, in bianco e nero, perché è stata ripresa con una camera CCD monocromatica, e però con la particolarità di avere davanti al CCD un filtro particolare R, fotometrico, che serve appunto per evidenziare e riprendere le regioni spettrali della cometa, che individuano proprio dove domina la polvere rilasciata. Quindi sostanzialmente tu hai messo un filtro che fa passare solo la luce rossa, esatto, perché le polveri tendenzialmente hanno quel colore e tu eri interessato a vedere
quel colore lì e facevi passare solo il colore rosso. Assolutamente sì, perché con il gruppo Cara siamo il gruppo diciamo della sezione ricerca cometa UI e effettuiamo appunto queste misure del parametro afro, che in prima istanza si può assimilare a una misura di magnitudine, ma in sostanza è una misura che determina non è proprio direttamente correlata al tasso di produzione delle polvere, in sostanza all'attività di una cometa, ecco. Quindi più è grande, più è alto questo parametro, più l'eruzione della cometa è più potente, una specie di grado Richter delle comete. Diciamo così. Il riquadro su in alto a destra è solamente un'immagine in falsi colori, non sono colori reali, che tramite l'applicazione di un filtro digitale mette in evidenza appunto la morfologia della chioma in prossimità del nucleo. E quello nero che cos'è, quel puntino nero sotto il rosso? No, è dovuto proprio all'applicazione del filtro che mette in risalto la parte diciamo anteriore del nucleo, dove si vede quello sbuffetto, e la parte posteriore della coda principale. È una... Prego, possiamo andare nell'altra. Ecco, questa è sempre un'immagine del 2 settembre, quella di prima era dell'8, se non ricordo male, ottobre, questa è del 2 settembre, quindi andiamo proprio in concomitanza più o meno con l'immagine che aveva ottenuto Albino al Cassini. Qui si vede appunto la cometa che è ancora con un'attività molto bassa, e anche le misure quindi del parametro afro erano basse, e come si vede anche dal piccolo simbolino in basso a destra, dove si vede l'indicatore nord-est, e si vedono un paio di vettori che indicano proprio la direzione praticamente la direzione opposta del Sole, e quindi si vede che proprio la coda, leggermente già incurvata, è proprio in direzione diciamo del vento solare e opposta alla direzione di dove si trova il Sole. Quindi in questa immagine il Sole si trova sulla sinistra. A sinistra, esatto, si trova qui in alto a sinistra, sì, esatto. Benissimo. Ok, ringraziamo Albino ed Adriano, tutti voi che ci hanno condiviso le immagini. Tra l'altro ricordiamo che su Eduina potete trovare anche un video con consigli utili per poter fotografare la cometa e altri corpi celesti. Quindi se siete curiosi e volete approfondire, visitate il sito Eduinaf e i canali social che andranno in sovrimpressione durante questa diretta. Mi raccomando, se avete delle immagini, mandatecele su Flickr, perché dal 12, da venerdì, questa cometa comincerà ad allontanarsi dalla Terra e diventerà sempre più debole. Ma questa cometa è, possiamo dire, la più studiata quasi in assoluto e meglio conosciuta, e per cui vogliamo andare a interrogare gli esperti che hanno studiato nei minimi dettagli questa cometa. E quindi la prossima ospite, che è Cecilia Tubiana, che fa parte del team della Camera Osiris a bordo della missione Rosetta, quando era al Max Planck Institute a Göttingen, in Germania. Oggi è in Italia, è un cervello ritornato, si può dire, e quindi parliamo un po' della missione Rosetta, perché tu in realtà hai anche preso delle immagini al telescopio di questa cometa, vero? Sì, io ho fatto il dottorato proprio osservando questa cometa. Il soggetto principale della mia tesi di dottorato è stato proprio osservare le comete da Terra, in particolare questa cometa molto speciale, la 67P, che è così speciale perché è stato il target della missione Rosetta, è stata la cometa a cui Rosetta è andata vicino ed è stata nelle sue vicinanze per 2 anni, perciò caratterizzandola in una maniera in cui nessun'altra missione aveva fatto prima. Quindi tu con i telescopi si sei sempre visto delle immagini tipo quelle precedenti, quindi sì, una esatto. chioma. A un certo punto voi, quanto è durata la missione di Rosetta dalla costruzione in poi? È durata 30 anni. 30, una vita? Una vita, da quando è stata
pensata, decisa, scelta e poi è stata lanciata nel 2004 e ci ha messo 10 anni questa sonda per arrivare fino alla cometa, è arrivata nel 2014 ed è stata nelle vicinanze di questa cometa per 2 anni, da agosto del 2014 a settembre del 2016, proprio nel periodo in cui la cometa si avvicinava verso il perielio. Per cui da quando si trovava a circa 4 unità astronomiche, che sono 600 milioni di chilometri, a quando poi si è avvicinata verso il perielio, un po' come sta facendo adesso, e poi si è riallontanata sulla sua orbita andando verso distanze eliocentriche Benissimo. maggiori. Scusa se ti interrompo, chiedo al pubblico se avete delle curiosità o delle domande che vi vengono mentre gli esperti parlano, non siate timidi e scrivetele come domande nei commenti e nella chat. Quindi a un certo punto Rosetta si è avvicinata a questa cometa e cosa ha visto? Ecco, Rosetta ha visto un nucleo molto, molto diverso dalle aspettative. Ha visto un nucleo, come potete vedere in queste immagini, queste sono immagini che sono state prese nel luglio del 2014, durante l'avvicinamento di Rosetta alla cometa, e si può proprio vedere come questo nucleo è così irregolare, così diverso dalle aspettative che venivano dalle osservazioni da terra, in cui ci si aspettava una forma, scusate, molto più sferica, molto più regolare. E poi pian piano che Rosetta ha continuato ad avvicinarsi, abbiamo proprio visto i dettagli di questa superficie. Vedete come questa superficie è molto diversa, ha delle zone qua nella parte ad esempio qua della testa della cometa, che possono ricordare, sono più come quasi fossero coperte da una sabbia, e altre zone come ad esempio in quest'area qua, che sono molto più rugose, presentano delle strutture diverse. E Ma questo è quindi stato non ve l'aspettavate questa forma a paperella, diciamo? No, sicuramente no, cioè proprio dalle osservazioni da terra ci aspettavamo una forma molto più regolare, un po' più simile anche alle forme delle comete che erano state studiate in precedenza da delle altre missioni spaziali, che avevano appunto delle forme più regolari. Cioè, erano più a patata come la Halley. Sì, un po' più a patata come la Halley o come la Hartley 2 anche, o insomma, comunque meno irregolari, meno così, diverse, ecco, da quello che abbiamo visto con Rosetta. Bene, e poi mandiamo un attimo alla missione Rosetta, alla sonda. Com'era fatta? Cosa aveva a bordo? Ecco, Rosetta questa è uno sketch artistico di Rosetta con anche il lander file. Allora, Rosetta immaginatevi un cubo di 2 metri per 2 metri per 2 metri con a bordo tutta una serie di strumenti che servivano proprio per studiare questa cometa e per caratterizzarla, proprio perché le comete sono gli oggetti che si pensa siano meno alterati, che sono quelli che ci danno più informazioni sull'origine del sistema solare. Per cui l'idea era proprio che Rosetta studiasse nei dettagli questa cometa e come questa cometa evolve nel momento in cui si avvicina al Sole, va verso il perielio e poi si riallontana. Quindi, giusto per avere un'idea, siccome lei si è formata nelle maggiori distanze dal Sole all'interno del Sistema Solare, lei è fatta della materia com'era 4 miliardi e mezzo d'anni fa. Esatto, com'era quando si è formato il Sistema Solare. Da cui il nome Rosetta. Da cui il nome Rosetta, certo. Sì, perché proprio si è chiamata? Ecco, perché Rosetta il nome proprio prende il nome dalla stele di Rosetta, che ci ha permesso di decifrare le civiltà antiche, e nello stesso modo l'idea era che Rosetta, con tutti i suoi strumenti a bordo e con il lander file, ci poteva permettere di studiare, di capire di più proprio sulle origini del nostro sistema solare, studiando una cometa che è un oggetto pristino, che è rimasto molto tempo lontano
dal Sole e perciò è rimasto inalterato o è uno degli oggetti più inalterati che ci siano e che possiamo studiare, perciò dandoci informazioni sulle origini del Sistema Solare. E poi a un certo punto avete deciso come team di far atterrare qualcosa su questa cometa. Sì, a un certo punto si è deciso proprio per studiare ancora più nei dettagli la superficie di questo oggetto, si è pensato che oltre a avere una sonda che stesse nelle vicinanze della cometa per diverso tempo, per 2 anni, che proprio si potesse far atterrare un'altra sonda, Philae, sulla superficie. E così il 12 di novembre del 2014 Philae è stato rilasciato da Rosetta, da un'altezza di circa 20 km sopra la superficie, e ha iniziato il suo volo verso la superficie della cometa. Perché è la prima volta che si è tentato di far atterrare qualcosa su una cometa, perché è estremamente difficile, vero? Cioè la gravità è praticamente inesistente. La gravità è inesistente e oltretutto non si sa neanche bene come sia la superficie di questa cometa, per cui è estremamente difficile riuscire a progettare una sonda che vada verso la cometa e che stia sulla sua superficie. E quindi la trovata vostra qual è stata per poter rimanere appiccicata alla cometa? Beh, l'idea è stata quella di mettere sulle 3 gambe di Philae, qua si vede in questo sketch di Philae queste 3 gambe, e sono stati proprio disegnati degli arpioni che avrebbero dovuto bloccare Philae alla superficie nel momento in cui toccava la superficie. Benissimo, quindi praticamente come delle unghie di un gatto che vengono fuori quando ti si attacca la gamba. E arpionarsi alla superficie per rimanere attaccata e non rimbalzare, non volare via, proprio perché appunto le caratteristiche della cometa sono così, no? Scusa, una domanda dal pubblico che dice: da quanto tempo ci vuole perché questa cometa smetterà di essere cometa avendo finito il materiale di ghiaccio e polvere? Allora, se non mi sbaglio, hanno stimato che ci vorranno circa 100 anni prima che questa cometa, sì, perché ogni volta che la superficie, ogni volta che la cometa va nelle vicinanze del Sole viene erosa una parte della superficie, e perciò mi sembra che appunto più o meno abbiano stimato che sono circa un 100 Ma non anni. si disintegrerà, rimarrà come un corpo solido. Dipende, non Dipende, si sa bene, dipende come la struttura della cometa, com'è proprio la struttura della cometa. Ci sono delle comete, come ad esempio la Schwarzmann-Bachmann. Sì, ma sono tutti impronunciabili questi nomi. Sì, sono tendenzialmente impronunciabili, sì. Sì, è disintegrata e perciò adesso si vedono tutti questi frammenti di questa cometa. Bene, torniamo un attimo a Philae. Allora, abbiamo lasciato Philae che si stava avvicinando a questa cometa. Sì, e Philae si è avvicinato e ci ha messo circa 7 ore per arrivare sulla superficie della cometa, e la camera Osiris ha anche preso una serie di immagini nel momento in cui Philae stava sorvolando sulla superficie della cometa. Quello che è successo è che nel momento in cui Philae ha toccato la superficie, gli arpioni non hanno funzionato e perciò Philae si è rialzato e ha ricominciato a volare sopra la superficie. Quindi è rimbalzato. È rimbalzato e ha fatto 2 rimbalzi prima di arrivare nel posto finale in cui si è poi finalmente fermato. Però ci è voluto parecchio per questi rimbalzi, non è come lanci un sasso su un lago. Quanto ci ha messo? Ci è voluto circa un paio d'ore. Il primo salto, questo qua, ci ha messo circa 1 ora, e poi il secondo salto ha di nuovo volato quasi 1 ora, per arrivare a toccare la superficie nella sua
nella sua location finale circa 2 ore dopo il primo impatto, che era quello dove avrebbe dovuto fermarsi. E alla fine si è infilato in un posto improbabile, tra virgolette. Si è infilato in una regione molto diversa da quella che avevamo pensato quando era stato scelto dove farla atterrare. Si è fermato in questa zona piuttosto rocciosa e soprattutto molto poco illuminata della parte sud della cometa, dell'emisfero sud della cometa, e questo ha reso molto complicato il fatto di riuscire a osservare, a prendere delle immagini di file sulla superficie, perché logicamente tutti volevano sapere dove fosse finito File. E quindi avete lanciato la più grande operazione di ricerca e soccorso su un altro corpo celeste. Esatto, abbiamo iniziato a fare immagini della zona in cui pensavamo che File fosse, proprio per cercare di vederlo, di trovarlo. E questo non è stato per niente facile, anche perché dovete pensare che File è un cubo di 1 metro per 1 metro per 1 metro, è grosso quanto una lavatrice. Perciò, nonostante Osiris, una delle 2 camere, la narrow angle camera di Osiris, avesse una risoluzione molto alta, comunque per poter avere nelle immagini vedere proprio bene File, cioè avere un File che fosse più grande di 10 pixel, per cui per poter distinguere la forma di File nelle immagini, Rosetta doveva volare a una altezza minore di 5 km dalla superficie. E qua potete vedere una selezione di immagini che sono state prese proprio in questa ricerca di File, dove si vede questo puntino, questo qua in cima, questo è File. Però da queste immagini non si può dire se è File o no. Per cui, giusto per dare l'idea di quanto fosse complicato da delle distanze maggiori, riuscire proprio a identificare File e dire sì, questo è proprio File, siamo sicuri. Però, giusto per avere un'idea del clima che c'era ad ESA in quei momenti, File non si trova più. Avete lanciato questa operazione di ricerca e soccorso. Come vi siete organizzati? Cioè vi siete divisi un po' come quando vediamo CSI, quei film di poliziotti che si dividono le regioni dove cercare i materiali? Come è proceduta la questione? Beh, allora c'era un'idea in quale zona della superficie File si fosse andato a infilare, e questo essenzialmente perché uno degli strumenti che c'era sia su File che su Rosetta, comunicando tra di loro, avevano proprio permesso di identificare, di restringere l'area di ricerca a una determinata zona. E perciò quello che succedeva è che ogni volta che ci dicevano che Rosetta avrebbe sorvolato questa zona, noi che eravamo i responsabili proprio della camera, della fotocamera su Rosetta, preparavamo queste sequenze di immagini per cercare di trovare File. E quindi tu ti sei guardata una quantità esagerata di fotografie? Sì, io ho guardato centinaia di immagini della superficie della cometa in questa zona specifica, proprio cercando di trovare, di vedere se riuscivamo, anche quando Rosetta era delle distanze che, insomma, dove sapevamo sarebbe stato molto difficile riconoscere File sulla superficie. E l'hai trovato tu? E l'ho trovato. Com'eri? Cosa stavi facendo? Eri in ufficio, a casa? No, ero a casa, anche perché era una domenica sera, e quando mi hanno detto che appunto queste immagini, di nuovo questa parte di questa campagna di ricerca, queste immagini erano arrivate, mi sono messa a guardarle e con grande gioia finalmente ho trovato File nelle immagini. E hai stappato una bottiglia di spumante? E in realtà abbiamo scelto del whisky, che era più appropriato per la situazione. Ma è quella scena tipica dei film in cui tu telefoni e butti giù dal letto il tuo capo? E ho mandato un'email al mio capo e a quello con l'altro collega con cui lavoravo proprio a stretto contatto, dicendo: ma secondo me questo è File, cosa ne pensate? E poi mentre stavo nel giro di 1 o 2 minuti in cui stavo pensando, ma chissà, magari domenica sera non le leggono le email,
mi hanno chiamato dicendo wow, queste file, andiamo in ufficio dove abbiamo bisogno di uno schermo grosso per riuscire proprio Il whisky era a casa o era in ufficio? No, il whisky era già in ufficio. Per cui ok, perfetto. Allora, però il problema di Rosetta, tra virgolette, è stato che doveva andare su un'altra cometa, ma il razzo Ariane 5 aveva avuto un malfunzionamento e non vi siete fidati a lanciarlo finché questo malfunzionamento non fosse stato trovato e risolto. Però c'è una nuova, e quindi avete dovuto trovare un'altra cometa che era questa. Esatto. Ma però avete una nuova missione che in qualche modo dovrebbe prescindere da questi problemi. Sì, c'è una... Insomma, Rosetta ha risposto a tantissime delle domande che avevamo proprio sulle comete, però ne ha anche lasciate tante di aperte. E perciò da qui è proprio nata la necessità di avere una nuova missione, una nuova serie di missioni che vadano verso delle comete per poterle studiare ancora di più. E in particolare vorremmo studiare una cometa che sia una cometa ancora più nuova, ancora più pristina, una di quelle che sta arrivando nella parte interna del sistema solare per la prima volta. E così è nata l'idea di questa nuova missione, Comet Interceptor, che è una missione un po' particolare, nel senso che visto che il tempo, cioè, insomma, queste comete nuove, sono difficili da osservare, soprattutto si osservano, devono entrare per la prima volta nel sistema solare. E perciò il tempo tra quando la cometa viene osservata e quando bisogna che lo spacecraft sia nella sua vicinanza è poco. Allora è voluto troppo poco per poter lanciare una sonda da Terra verso lo spazio. E così è nata questa nuova idea dove lanciamo questa sonda e la parcheggiamo nel punto L2 e la sonda rimane lì per il tempo necessario in modo tale da permettere di scoprire, di trovare una cometa, una di queste comete nuove che vengono dall'esterno del sistema solare e che perciò quindi poi praticamente questa sonda viene parcheggiata in una specie di hangar a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Esatto. E nel momento in cui si scopre una cometa date l'allarme rosso, riaccendete i motori di questa sonda e la dirigete verso questa. Però adesso non sapete se passa, cioè quando sarà lì parcheggiata state in attesa. Sì, soprattutto perché grazie ai nuovi telescopi che verranno resi disponibili negli anni a venire, sarà possibile scoprire e osservare da Terra sempre più di queste comete sempre più piccole e perciò sarà possibile sicuramente trovare... Molto telegraficamente c'è Elena di 11 anni che vuole sapere che fine ha fatto Rosetta. Ecco, Rosetta è atterrata sulla cometa. Il 30 settembre del 2016 è stata proprio fatta atterrare sulla cometa ed è lì, probabilmente vicino a File, che aspetta così che qualcuno la vada a fotografare quando si avvicinerà un'altra sonda a questa cometa un po' speciale che penso sia nei cuori proprio di tante persone. Grazie Cecilia e grazie Elena per la domanda e a questo punto ci vediamo come ci si può immaginare una cometa sulla Terra. Il gruppo dell'INAF di Roma, Maria Teresa Menna, Riccardo Leoni e Francesco D'Alessio, ci hanno fatto un video dove ci mostrano una specie di art attack dello spazio, una specie di fai da te per mostrarci come viene fatta una cometa sulla Terra. Ricetta per una cometa. Buongiorno. Ci troviamo nel parco dell'Osservatorio Astronomico di Roma, a Monteporzio Catone, e sono qui con il mio collega Riccardo Leoni, Maria Teresa Menna, e siamo qui per darvi una ricetta, ma una ricetta che non dovete rifare a casa. Infatti vi insegneremo a realizzare il nucleo di una vera cometa, ma per farlo abbiamo bisogno di alcuni specifici ingredienti. Il primo ingrediente, semplicissimo, l'acqua. Poi abbiamo bisogno di un po' di terra, sabbia, polvere in realtà nelle nostre comete, e infine tracce di elementi chimici di cui il più importante è l'ammoniaca. E poi l'ingrediente principale della nostra ricetta, il ghiaccio secco.
che adesso andremo a scoprire. Ma cos'è il ghiaccio secco? Anidride carbonica a 80 gradi sotto zero, quindi una temperatura molto molto bassa, e per questo che è molto pericoloso riprodurre questo esperimento a casa. Nello spazio si raggiungono temperature anche di gran lunga inferiori, ma qui abbiamo bisogno di macchine particolari in grado di realizzare questo ingrediente. Quindi, prima di cominciare il nostro esperimento, dobbiamo andare a proteggerci. Questo è il nostro recipiente, il nostro contenitore della cometa. E andiamo a iniziare. Ingrediente numero 1. E adesso La parte più difficile. E come tutti gli esperimenti, riuscirà? Lo scopriremo. speriamo. Eccola La nostra qua! cometa. Allora, come vedete, la nostra cometa, esattamente come fanno le comete quando si avvicinano al Sole, sta evaporando. Sta creando quella che sarà poi la chioma e la coda. Meravigliosi oggetti che abbiamo occasione ogni tanto di osservare nei nostri cieli, con le loro bellissime chiome, le loro bellissime code, di cui abbiamo visto tante immagini astronomiche. Se potessimo osservarli più da vicino, sarebbero esattamente così, delle palle di ghiaccio sporco, soltanto in scala un po' più grande. Benissimo, grazie al gruppo di Roma che si sono divertiti da matti a giocare col ghiaccio secco, e anche noi astronomi ci piace molto giocare come dei bambini, oltre che fare il lavoro di ricerca. E per vedere questo gioco che è la ricerca scientifica, non è un gioco, è molto seria, però a noi piace così tanto che ci assomiglia molto a un gioco, chiamiamo Maurizio Paiola dall'INAF di Padova. Buonasera a tutti. Ciao Maurizio, che anche Buonasera, te hai dedicato Sandro. una vita allo studio di Rosetta. Sì, io sono stato, diciamo, uno dei ragazzi fortunati a trovarsi ormai la missione in arrivo alla cometa 67P, e quindi ho avuto la fortuna veramente di poter analizzare i dati proprio di prima mano. Bene, vediamo un po' di nuovo l'immagine di questo oggetto e vediamo che torniamo un attimo sulla forma, ma c'è una spiegazione per questa forma a paperella, a cacciotta, diciamo? Sì, metto anche, non so se si vede, Sandro, dal Sì, video, si metto anche vede, il si modello vede. tridimensionale della cometa. Questa forma, alcuni hanno riconosciuto uno scarpone, alcuni una paperella. In realtà sono due nuclei che sono andati a scontrarsi a velocità relativa molto molto bassa nelle profondità del sistema solare. Le comete sono un po' gli avanzi Puoi insieme agli alzarla un asteroidi. pochettino? Sì, Ecco, le comete così, sì. sono un po' degli avanzi della formazione del sistema solare, un po' come gli asteroidi, però gli asteroidi principalmente sono composti da diverse tipologie di roccia. Nel caso invece delle comete, avete visto dal filmato, da questo bellissimo filmato che mi ha preceduto, sono fondamentalmente costituite da ghiaccio d'acqua e da altri composti, tra cui composti del carbonio, quindi materiale organico molto scuro. E quindi in realtà quello che poi appunto voi vedete sono due nuclei che sono andati a scontrarsi a velocità relativa molto molto bassa, e una regione, la regione diciamo centrale, che è quella del Il collo, chiamiamolo il Esatto. collo. Ora, voi vedete, adesso la poso un attimino, poi la riporto fuori quando vi farò vedere un paio di zone della superficie della cometa.
Voi qui proprio potete vedere sia l'emisfero nord, ma anche l'emisfero sud della 67P. Quando siamo arrivati, l'emisfero sud era a notte, era in inverno, e quindi abbiamo dovuto aspettare diversi mesi con l'avvicinamento al perielio che il Sole si spostasse via via nell'emisfero sud. Però potete appunto vedere queste strutture che sono pazzesche fondamentalmente sulla superficie stessa. Vedete delle Quindi pareti dove si è estese. formata questa cometa? Questa cometa si è formata al di là di Nettuno, probabilmente nella fascia di Kuiper oppure nella nube di Oort. Ci sono diversi, diciamo, osservatoi di queste comete. Quelle della nube di Oort, che sono molto più distanti nel sistema solare, arrivano nelle vicinanze del Sole su orbite inclinate. Ma come nascono, come crescono queste Come comete? agglomerati di Eleonora tante ci chiede, particelle. potete rispiegare l'origine della Sì, cometa? come agglomerati di tante particelle. Iniziano come delle particelle appunto di ghiaccio d'acqua, che pian piano si scontrano una con l'altra, e pian piano questa struttura diventa sempre più grande e tende un po' a fare una sorta di aspirapolvere nelle zone circostanti. Quindi si parte proprio da dei nuclei molto piccoli e pian piano si aumenta sempre di più, al punto tale che quando alcuni di questi nuclei, delle dimensioni anche del chilometro, si scontrano tra di loro appunto a velocità relativa molto bassa, poi vanno a incollarsi e a formare un corpo come questo. Quindi i due pezzi della cometa sono letteralmente incollati. Sì, sono incollati, c'è proprio una sorta di rigidità tra di questi, e infatti poi si vedrà in una delle varie immagini, ma già si distingue adesso proprio nella regione del collo, vi è come una sorta di taglio, di frattura dovuta proprio al movimento relativo di una con l'altra, ma ridotto però, non un movimento in cui il nucleo inizia proprio a spostarsi uno sull'altro. Ma il colore di questa cometa com'è? Perché noi la vediamo grigio chiaro. Sì, questa è una slide che appunto è stata preparata. Qui possiamo vedere un corpo ghiacciato che è Encelado, uno dei satelliti di Saturno, la Terra. Encelado è completamente costituito da ghiaccio d'acqua quasi puro ed è completamente bianco. Se gli arrivano, diciamo, 100 fotoni dal Sole, lui ne riflette 99. La Che è il Terra Polo Nord, devo pensare al pack del Polo Nord. Esatto, o al Polo Sud, l'Antartide. Poi vedete la Terra con il colore azzurro appunto per l'acqua, i deserti e tutto. Poi vedete la Luna che comunque è particolarmente scura, sono dei basalti. E poi in realtà qua, non so se la Basalti vedete, intendi rocce vulcaniche. dei vulcani tipo l'Etna. Sì, esatto. E poi a destra invece in basso vedete la cometa 67P, che è fondamentalmente composta di ghiaccio, quindi ci aspetteremo qualcosa di completamente bianco come Encelado, ma in realtà ha dei composti del carbonio. Immaginatevi la grafite. In realtà i composti sono un po' più complessi della grafite. La matita, Però, quindi sì, la punta della matita, il colore esatto. della punta della matita. Esatto, che un po' sporcano tutta la parte della superficie, è presente anche nell'interno, però costituiscono proprio il nucleo cometario. Ho capito. E poi avete anche scoperto che la cometa puzza. Sì, la cometa ha anche un odore particolarmente forte, di conseguenza, per fortuna alla missione Rosetta aveva uno strumento che poteva dire ok, c'è un composto, c'è un altro composto, noi non eravamo là con il naso. Ok, no, perché c'è una ditta di profumi che ha cercato di riprodurre l'odore però è venuto fuori un odore di uova marce sostanzialmente. Esatto, non è un profumo particolarmente attraente. Bene, poi però dentro hai detto che c'è del ghiaccio. Sì, quello che abbiamo scoperto in primis è che quando la cometa si avvicina al Sole, sapevamo che la cometa si accendeva, di conseguenza questo ghiaccio che è sottostante inizia a scaldarsi. Una volta che si scalda passa dallo stato solido direttamente alla fase gassosa. Ci sono dei veri e propri geyser, dei veri e propri getti. Ora, a sinistra potete vedere un getto proprio di polvere che vi sta arrivando addosso negli occhi e proviene proprio dalla sottosuperficie della cometa. Quindi è un evento violento. Sono degli eventi violenti, questi getti di polvere vengono iettati anche a velocità chilometriche, chilometri al secondo. Dipende, ci sono getti più veloci, getti meno veloci. E a destra potete vedere invece la cometa, appunto 67P, che ruota attorno al suo asse principale, e quello che succede è che c'è della polvere che viene continuamente iettata e poi ogni tanto ci sono degli spari veri e propri, come quello che abbiamo visto a sinistra. Quindi questi getti sono legati alla superficie. Allora, la parte poi crea la chioma, crea la coda, ma questi pezzi, questi granelli, poi a un certo punto, se la Terra attraversasse l'orbita della cometa, li vedremo come stelle cadenti. Esatto, faremo proprio da racchetta da tennis che raccoglie questi grani e vedremo un aumento di stelle cadenti in una notte specifica o in un'altra.
Ma questa tutta attività di geyser, di spari, cioè provoca dei danni alla cometa, vero? Sì, abbiamo scoperto proprio grazie a Rosetta un crollo di una parete cometaria. Potete vedere a sinistra, e questo crollo è avvenuto nella regione vicino alla regione del Collo. Non so se si vede, questo è la regione chiamata Aswan, abbiamo deciso di chiamarla con il nome della diga in Egitto. E sostanzialmente quello che è successo è che prima del perielio abbiamo notato sul bordo di questa parete rocciosa una frattura molto importante, con uno spessore di un paio di metri. Dopo, in vicinanza al perielio, in realtà non appena abbiamo visto questa frattura, abbiamo detto continuiamo a fare delle foto, e Cecilia è stata una delle persone chiave per continuare a pianificare tutte queste osservazioni, e quello che si è visto a un certo punto è che questo blocco è caduto. E a destra potete vedere nel GIF che questo blocco è caduto e si è visto quello che c'era all'interno della cometa, si è visto del vero e proprio ghiaccio, molto molto chiaro, quasi come quello di Encelado, con anche dei composti del carbonio, però abbiamo potuto osservare veramente per la prima volta, grazie a Rosetta, quello che c'era nella sottosuperficie. Quindi una frana nello spazio. Una frana nello spazio che è caduta, e nel momento, siamo riusciti a legare per la prima volta, nel momento in cui questa frana è caduta c'è stato proprio anche un getto di polvere che è stato poi sparato fuori dalla cometa stessa. Però io so che tu studi i sassi, quindi sì, anche come si spostano. Sì, per esempio nel caso della cometa 67P questo non è stato l'unico cambiamento, ma abbiamo analizzato la superficie, abbiamo osservato che alcuni sassi, per esempio, si sono spostati. Questo è un sasso che ha un diametro di 40 metri, quindi una dimensione molto importante, e a maggio del 2015 era sostanzialmente ubicato dove c'è il cerchio bianco in basso a sinistra. Dopodiché non si è ancora compreso se in realtà un getto di polvere l'ha sollevato o semplicemente ha raschiato un po' di polvere nel sottosuolo. Questo masso era instabile e è rotolato giù, e quindi ce lo siamo trovati a un centinaio di metri di distanza, e questo masso è ancora integro, è lì presente, e si è proprio visto questo spostamento. Però in realtà non è l'unico. Sì. Quindi questi getti che ci hai fatto vedere avvengono da veri e propri pozzi, devo immaginare, oppure avvengono in maniera uniforme sulla superficie? Ci sono dei getti che avvengono da veri e propri pozzi, o altri, per esempio, abbiamo scoperto con Rosetta, provengono da delle strutture a nido d'ape. A settembre 2014, ecco l'immagine, la polvere copriva sostanzialmente buona parte della superficie. Pian piano che ci si è avvicinati al Sole durante il perielio, un pochino prima, ad aprile del 2015, abbiamo visto queste sorte di strutture a nido d'ape, dalla quale provenivano dei getti di polvere e gas, perché Rosetta ha osservato non soltanto le lunghezze d'onda per poter vedere la polvere, ma anche proprio il gas. E abbiamo visto che in zone molto specifiche del gas veniva eiettato. Dopodiché però questa cometa che cosa fa? Ci ha fatto scoprire che la polvere viene sia alzata, buona parte se ne va via per sempre, e si mette a orbitare attorno al Sole. Magari riesci col cursore a far vedere dove sono i nidi d'ape nella parte centrale? Vediamo se si vede. Non so se si vede. No, non si vede. Sono le zone più chiare. Nell'immagine centrale, più o meno al centro verso l'alto a sinistra, vedete dei puntini bianchi. Quello è il nido d'ape da cui si sprigionano questi getti. Esatto, e però appunto quello che si è visto è che questa cometa eietta della polvere, però sostanzialmente in alcune determinate fasi questa polvere ricade anche sulla superficie, e quindi fa una sorta di gioco di nascondino. Prima ci fa vedere determinate cose, e poi però queste cose vengono ricoperte. Senza Rosetta non abbiamo mai osservato una cosa simile su altre comete. Probabilmente questo avviene anche su altre comete. Ho capito. E invece tu hai studiato particolarmente, come si diceva, i massi e la... Sì, questa sembra tanto le Dolomiti, com'è? Esatto, Spiega. questa è proprio la regione del Collo. Qui state vedendo praticamente la zona, della giugulare della cometa. Questo cliff, quindi questa parete rocciosa alta più di 500 metri, e sostanzialmente da questa dipartono dei massi e vanno poi a localizzarsi nella regione centrale del Collo. Quello che io ho fatto è stato proprio contare questi massi per poterne identificare le dimensioni e poi ottenere tutta una serie di studi fisici del perché questi sono distribuiti in un modo anziché in un altro. E qui l'immagine a destra è proprio chiara, perché vediamo un ghiaione subito sotto queste fratture di questa
di questo collo della cometa, ma più a sinistra vediamo dei massi molto più grossi. Quindi ci siamo chiesti, ma perché qua ci sono dei massi molto più grossi e lì sotto invece ci sono dei massi che sono più piccoli e che tendono a coprire? Per diverse origini. Quella proprio dei massi più piccoli è che cadono, diciamo, dalle pareti rocciose e tendono a ricoprire tutta questa Io superficie. devo immaginarmi questa cometa come proprio fatta da montagne, non fatta tipo un castello di sabbia, proprio vere e proprie montagne. Esatto, abbiamo scoperto che sostanzialmente non è una palla di neve, non è così friabile, ha una sua rigidezza e quindi si possono vedere proprio queste pareti rocciose con queste fratture. È proprio Hai come idea di vedere quanto sia alta quella montagna che si Sì, vede? questa che si vede a destra sono più di 500 metri di Una altezza. collina. Quindi è veramente, veramente molto importante rispetto a un nucleo comunque di 4 km di diametro. È un cliff Quindi in enorme. questo momento che è appena passata attraverso il perielio, chissà quali disastri starà combinando questi getti. Esatto, probabilmente ha modificato ancora la superficie, probabilmente ha fatto crollare delle pareti rocciose ancora una volta e probabilmente ha esposto qualcosa che stava nel sottosuolo della cometa e poi viene ricoperto una volta che si riallontana. Tutto corredato da questi getti che vengono continuamente formati sulla superficie. Però adesso non è che rimanete sempre sui dati vecchi, andate su nuove missioni. Esatto, quello che abbiamo fatto è stato un po' anche riutilizzare questa metodologia di identificazione dei massi e portarle su un altro corpo, in questo caso è l'asteroide Bennu, un asteroide che non ha niente a che vedere, diciamo, con l'Agenzia Spaziale Europea. Qui la NASA è andata con la missione Osiris-Rex, con questa sorta di scopa aspirapolvere spaziale. L'oggetto è un asteroide, non è una cometa, è un oggetto che si avvicina alla Terra ma non ha nessun rischio di impatto con la Terra e di conseguenza siamo andati con una sonda per la quale lavoro, appunto, che si chiama Osiris-Rex, ha come scopo fondamentale quello di non solo contare tutti i vari massi per identificare il sito migliore, ma andare giù, prendere in 5 secondi della polvere, mettersela in pancia e ritornare a terra e lanciarla poi con quella capsula che si vede nella sonda, quella sorta di ogiva, e lanciarli a terra per avere questi campioni di roccia e polvere il 24 settembre del 2023. Quindi tra un paio d'anni. Esatto. Dove atterra? Atterrerà in Utah, nel Utah Test and Training Range, vicino a Salt Lake City, quindi nella zona, diciamo, verso la California, diciamo, vicino alle montagne rocciose. C'è questa base militare dove atterrerà. Quindi atterrerà come ci potevamo pensare l'atterraggio dell'Apollo. Atterrerà con un paracadute, in realtà un paio di paracaduti, e poi verrà raccolta subito e portata a Houston, Texas, prima di aprire questa capsula, diciamo, e prendere i campioni. Ma una cosa che leggevo è che secondo molti astronomi l'acqua sulla Terra poteva essere portata dalle comete. Com'è la situazione adesso? Allora, l'idea è che l'acqua poteva essere portata dalle comete, in quanto le comete, appunto, come abbiamo visto, sono costituite fondamentalmente da ghiaccio d'acqua. E in realtà quello che si è scoperto è che sì, è ancora possibile che questo sia avvenuto, forse però in minima parte. Nella realtà molti asteroidi contengono minerali con all'interno ossigeno o idrogeno, e alcuni altri asteroidi hanno anche proprio del ghiaccio d'acqua. Ci sono particolari asteroidi della famiglia del gruppo di Temis che hanno del ghiaccio d'acqua esposto, sono degli asteroidi più distanti nel sistema solare, e quindi si ritiene che fondamentalmente da determinati studi che sono stati fatti proprio sulla 67P, questo ghiaccio d'acqua, questa acqua in realtà che c'è negli oceani, sia stata fondamentalmente portata dagli asteroidi, che ovviamente la Terra si è formata da miliardi di impatti. Possiamo dire che noi siamo in una zona relativamente secca del sistema solare e l'acqua c'è letteralmente caduta dal cielo, ma non dalle nuvole, ma da molto più alto. Esatto, totalmente così. Grazie Maurizio, grazie per le spiegazioni. In bocca al lupo per le prossime missioni, sia a te che a Cecilia. E prima di salutarvi, vogliamo ancora condividere delle immagini di questa splendida cometa, come si sposta nel cielo, perché fino adesso abbiamo visto delle immagini statiche, ferme, ma abbiamo visto che comunque le stelle dietro sono cambiate, quindi vuol dire che, come ci ha detto anche Albino Carbignani, si riesce anche ad apprezzare il movimento della cometa durante la notte. E quindi io vi farei vedere delle immagini di questa cometa che è stata ripresa nella notte tra il 28 e il 29 ottobre dalla nostra collega Giulia Iafrate dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Trieste, dove vediamo effettivamente questa cometa nel giro di una notte cambiare e spostarsi nel cielo. Potete capire che nel passato, quando si pensava di avere
un cielo immutabile, presentarsi di un corpo celeste che si muoveva così velocemente poteva presupporre degli sconvolgimenti. Per cui, ecco, siamo passati da un'idea delle comete di sostanzialmente porta sfortuna a, come ci ha detto Maurizio, a delle comete che possano portare la vita insieme agli asteroidi. Ci hanno portato l'acqua sulla Terra e quindi verosimilmente l'acqua è necessaria alla vita e quindi sono in qualche modo corresponsabili insieme agli asteroidi alla vita sulla Terra. Bene, siamo arrivati in conclusione di questa diretta e vi ricordo che la prossima diretta sarà venerdì 17 dicembre alle 18, in cui osserveremo dal vivo, meteo permettendo, perché noi astronomi sempre siamo legati a Giove e Pluvio, i pianeti giganti, Giove e Saturno, per cui abbiamo altre fantastiche dirette in programma anche per il prossimo anno. Cercate il nostro programma all'interno del sito di EduINAF. Innanzitutto ringraziamo i nostri ospiti, Albino Carboniani, Adriano Valvassori, Cecilia Tubiana e Maurizio Paiola, per la loro pazienza, per la loro disponibilità, i colleghi che hanno condiviso la ricetta della cometa, Maria Teresa Menna, Riccardo Leoni e Francesco D'Alessio, che hanno fatto la ricetta della cometa ma non se la sono mangiata, Giulia Iafrate, che ha passato le notti tra il 28 e il 29 settembre per cercare di inseguire questa cometa e si è presa un bel po' di freddo, tutti coloro che hanno partecipato alla campagna Cattura la cometa, in questa rete di telescopi, di occhi che si rivolgono verso il cielo per poter studiare insieme con centinaia e centinaia di telescopi la cometa, quindi sia dal punto di vista dei professionisti, sia dal punto di vista degli astrofili. Ricordiamo i nostri partner, l'Unione Astrofili Italiana, l'Associazione Astronomiamo, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma della Val d'Aosta, Europlanet. Ringrazio i colleghi che non avete visto in video ma stanno facendo un lavorone dietro, cioè Federico Di Giacomo, Federica Duras, Gianluigi Filippelli, Livia Giacomini, Giulia Mantovani e Claudia Mignoni, e soprattutto tutti e tutte voi che avete avuto la pazienza di seguirci, di seguire questi astronomi che vogliono parlare di comete, vogliono parlare di tecnologia che è riuscita ad arrivare per la prima volta su una cometa, sfidando anche l'assenza quasi di gravità. Voi pensate che una persona di 100 kg lì pesa 2 grammi e quindi io vi do appuntamento, Sandro Bardelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, vi do appuntamento alla prossima diretta del Cielo in Salotto. Come si dice tra gli astronomi, cieli sereni a tutti e buona serata. Arrivederci alla prossima diretta, col prossimo aperitivo.